Una coincidenza cosmica. È quanto è successo alla vigilia di ESOF, lo Euroscience Open Forum, che si è tenuto a Leiden, nei Paesi Bassi, lo scorso luglio. Poche ore prima che avesse inizio l'evento, un incontro biennale tra la comunità scientifica europea e il grande pubblico, sono state infatti rilasciate le primissime immagini a colori e dati spettroscopici del James Webb Space Telescope, JWST. Questa felice fatalità ha trasformato lo stand dedicato al potente osservatorio spaziale a cura dell'Università di Leiden in una delle principali attrazioni all'interno della Peterskerk, la chiesa protestante tardogotica centro nevralgico di ESOF, stuzzicando così l'interesse di visitatrici e visitatori fino agli ospiti più illustri, come il fisico teorico Robert Dijkgraaf, ministro dell'istruzione, della cultura e della scienza nei Paesi Bassi. Yeah, we are getting here. Actually, our minister is coming out. Actually, this is good timing. Yes. So Well, Webb is basically the next flagship mission of the NASA. Webb è la missione di punta della NASA in collaborazione con l'ESA e il Canada. Questo tipo di missione si fa solo una volta in una generazione. È molto più grande di qualsiasi cosa l'abbia preceduta. Questo già la rende unica. È grande, con un diametro di 6,5 metri. Qui c'è un modellino in scala 1:10. Può vedere in modo più nitido e anche più in profondità di qualsiasi altra missione precedente nell'infrarosso. Come dicevo, l'infrarosso osserva in una luce diversa da quella che vediamo con i nostri occhi, non nell'ottico, nella radiazione visibile, ma a lunghezze d'onda maggiori, nell'infrarosso. Questa combinazione, grande e nell'infrarosso, è ciò che rende Webb unico. Webb è stato progettato per osservare le prime stelle, la prima luce, le prime galassie dell'universo. Questa scienza sarà molto entusiasmante. Personalmente io sono emozionata all'idea di guardare come si formano i pianeti. Certo, anche i pianeti maturi. Webb farà studi fantastici anche lì, ma soprattutto la formazione di pianeti e il materiale, il gas e il ghiaccio che vanno a creare nuovi sistemi planetari. Poiché la composizione dipende dalla distanza dalla stella madre, se un pianeta si forma più vicino, avrà una composizione diversa rispetto a uno che si forma più lontano nel disco. Questo significa anche che alla fine potremo usare la composizione di un esopianeta per imparare qualcosa sulla sua storia, per un esopianeta maturo, dove si è formato nel suo disco protoplanetario, nelle vicinanze oppure molto più fuori nel disco. Si pensa che Giove non si sia formato dove si trova oggi, ma molto più fuori nel disco da cui è nato il nostro sistema solare e si sia poi spostato verso l'interno. Penso che queste siano le domande molto entusiasmanti. Prima di tutto misurare queste cose e poi anche le loro implicazioni più generali. Cosa possiamo imparare sulla storia di formazione dei pianeti? Tutte le persone con cui ho parlato, nei talk show in cui sono stata, sono rimaste colpite dalla pura bellezza di queste immagini. Pensate all'anello del sud, questa nebulosa planetaria. È semplicemente meravigliosa, si può anche fare lo zoom. E poi le persone sono genuinamente affascinate. Stiamo davvero guardando galassie che hanno più di 13 miliardi di anni? Questa è stata una domanda che ho ricevuto spesso. Come fate a saperlo? Questo è il tipo di domande da cui le persone sono affascinate. La maggior parte delle persone ha chiesto informazioni sulle nuove immagini, ovviamente. Volevano sapere cosa si vede, quali colori della luce erano stati usati, per esempio, e come questo ci aiuterà a capire l'universo. Queste sono le domande principali che abbiamo ricevuto. Dal punto di vista tecnico ci sono state molte domande su cosa succederebbe se un micrometeoroide colpisse gli specchi oppure lo scudo solare e le misure che sono state prese per evitare danni al telescopio.
Ci sono state anche domande su come si mantengono le differenze di temperatura e altre cose simili. L'immagine più antica, quella che si vede sull'iPad lì, credo che sia la più popolare perché è stata mandata in onda in maniera massiccia sui canali di notizie. Tutti quelli che passavano di qui riconoscevano le immagini e ci chiedevano cosa si vede. La mia preferita è proprio quella lì, perché guardare 13,2 miliardi di anni indietro è davvero difficile da comprendere. Non lo so, non riesco a esprimerlo con le parole. Tu che ne pensi? La mia preferita, in effetti, è la nebulosa della Carena. Mi piace molto perché possiamo vedere come queste stelle si formano e anche tutte queste bellissime strutture che si formano intorno alle stelle. È incredibile, non l'avevamo mai visto prima di avere questo telescopio. Penso che la Carena sia la mia preferita, un po' perché lavoro sulle nubi di formazione stellare, poi perché è così nitida, ha così tanti dettagli, puoi fare lo zoom su ogni piccolo dettaglio e troverai qualcosa. Una stella giovane, oppure un'onda d'urto, fuoriuscite di materia multiple o ancora fenomeni che non sappiamo nemmeno cosa siano. Sì, è proprio la mia preferita. They were just saying, wow, amazing. Dicevano tutti wow, fantastico. Credo anche di aver spiegato che le immagini reali sono in bianco e nero e i colori sono aggiunti. Ci sono diversi filtri. A filtri diversi corrispondono lunghezze d'onda diverse e si aggiunge un colore diverso per ogni filtro. Così si ottengono le immagini a colori, ma quelle di partenza sono in bianco e nero. Una cosa che abbiamo imparato è quanto sia facile lavorare con i dati di web. Questo è il messaggio che riceviamo da chi ha già esaminato i dati. È davvero facile. Per esempio, lo spettro dell'esopianeta, vedere il segnale dell'acqua, è sempre stata una sfida con i telescopi a terra, con Hubble, ma dicono che sia stato facilissimo con Webb. Quindi c'è questo, la facilità, e poi c'è un'altra cosa che dicono tutti: galassie, ovunque, in tutte le immagini.